Ciao, sono Caruso, il fondatore di Ipnosi Naturale. Oggi un video un po' particolare perché ti voglio parlare di vittoria. Ascoltami fino in fondo. Si sente spesso parlare di vincitori, di vittorie, ma si parla poco dei retroscena e questo è indicativo di una società che è passata dall'importante è partecipare a l'importante è esclusivamente soltanto vincere ad ogni costo. Insomma, in qualche modo siamo passati da un insegnamento anche ai giovani della partecipazione alla società, della partecipazione alla competizione del lavoro, della partecipazione a una festa, un ritrovo, una organizzazione di eventi e quant'altro. Quindi sottolineando quanto importante è la partecipazione e la partecipazione, vi ricordo, sottolinea l'esserci, sottolinea la presenza. Questo grande insegnamento in qualche modo sotto sotto scavava nella coscienza delle persone e diceva all'anima delle persone: sii presente, sii uno dei nostri, sii anche tu parte in causa di quello che sta per accadere. È bello. Poi però questo romanticismo viene sfatato dal fatto che bisogna in qualche modo solo ed esclusivamente vincere. Questo porta dei grandi problemi, perché quando specialmente i giovani che non sono abituati, allenati, ma poi insomma lo vedremo in questo video, alla sconfitta, alla perdita, non sono allenati al comprendere quanto la vittoria è uno step by step, se tu chiedi a tuo figlio sempre ed esclusivamente di vincere e quando non vince lo tratti come davvero un perdente, insomma vai a creare un mostro, vai a creare una società fatta da persone che sono disilluse, che sono portate a fare tutto quello che serve pur di vincere, e quindi si arriva anche agli atti di scorrettezza e quindi si arriva anche a quello che è la vittoria sull'altro e non la vittoria come vince il migliore. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questo argomento perché nella mia formazione è stato veramente molto importante. Intanto, esattamente come per essere coraggiosi dobbiamo in qualche modo affrontare la paura, e affrontare la paura significa vederla, esserne consapevoli, sentirla, accettare che c'è e quindi andare oltre, ascoltarla, comprenderla, andare oltre, perché questa è la persona coraggiosa. La persona coraggiosa è la persona che affronta la paura, la propria paura. Beh, ecco, il vincitore è colui che affronta la perdita, affronta la sconfitta. È presente la sconfitta in ogni cazzotto che il pugile dà sul ring. È presente la sconfitta e la perdita in ogni azione che si fa all'interno di un allenamento. È sempre presente la perdita e la sconfitta. Fra l'altro c'è da comprendere anche che ogni volta che si fa una scelta nei riguardi della vittoria, del vincere, in realtà si sta facendo un grande sacrificio. Questo sacrificio è esso stesso una perdita, perché tu sacrifichi ore e ore del tuo tempo, che magari potresti stare in pizzeria a divertirti con i tuoi amici, con la tua donna, con la tua famiglia. Tutto quel tempo lì lo sacrifichi perché hai qualcosa che tu ritieni più importante, cioè la vittoria, cioè l'allenamento, cioè la preparazione. Quindi già all'interno della parola vincere c'è una sorta di rinuncia, di perdita di qualcos'altro piuttosto che la vincita. Questa stessa perdita, questo stesso sacrificio
sarà quello che renderà la vittoria veramente una vittoria. Perché se combatti, non so se avete presente quella pubblicità che dice ti piace vincere facile, no? Ecco, se combatti, se stai competendo con un avversario che è molto inferiore a te e vinci, quella in realtà non è una vittoria, ok? Quella è una banalità, è un'ovvietà. E se un 100 metrista professionista vuole fare una gara con un bambino di 3 anni, è chiaro che vincerà, ma quella non è una vittoria, perché all'interno non c'è il sacrificio, all'interno non c'è il confronto, all'interno non c'è l'odore di perdita, quella puntina di disagio che ti dice ce la devo mettere tutta. E quando diciamo ce la devo mettere tutta, vuol dire che tutto quello che io potrei fare con tutte le energie che ho adesso lo devo lasciare da parte per fare solo ed esclusivamente quella cosa là, che mi porterà poi alla vittoria. Capite bene che l'analogia: per essere coraggiosi dobbiamo affrontare la paura e quindi accettare che la paura c'è, è molto simile all'analogia: per poter vincere dobbiamo accettare che c'è anche una sconfitta, che c'è anche una perdita. Scusate, il cellulare lo dovevo spegnere prima di registrare il video. Ok. Il sacrificio che il corridore, l'atleta, il professionista fa per ottenere la vittoria, per ottenere il risultato che vuole ottenere, quel sacrificio lì parla della vittoria stessa. Sarà la benzina, sarà il premio stesso della vittoria, sarà il valore che la persona percepirà nella relazione con la vittoria stessa. Se non hai fatto sacrifici, la vittoria per te costa molto poco, costa di valore, ok? Ha poco valore. Questa cosa mi fa ricordare un lavoro che ho fatto diversi anni fa con un lottatore di MMA. Per le persone che non sono magari all'interno di questo circuito, l'MMA è la Mixed Martial Art, è un insieme di arti marziali, si va a combattere all'interno delle gabbie. Questo lottatore mi ha contattato perché non aveva più stimoli e questi stimoli non gli venivano più dati né dall'affrontare persone forti, né dall'allenarsi, né dallo scoprire nuove cose nell'ambito appunto di questa disciplina marziale. Il fatto è che, scavando un po', questo ragazzo mi ha raccontato che lui nella sua vita non aveva mai perso per una serie di combinazioni, ok? Era sempre riuscito ad entrare in tornei dove era il più forte e quindi era naturale che vincesse. La sua paura non era di perdere, la sua paura era di continuare a vincere, e queste vittorie senza valore, perché era realmente bravo, realmente talentuoso, portato alla vittoria, queste vittorie senza valore gli avrebbero fatto perdere tutto il significato delle cose che aveva investito per arrivare a quel punto. Chiaramente si parla di tante ore di allenamento per questi ragazzi, si parla di sacrifici alimentari, ma lui non li ha mai sentiti come sacrifici perché gli veniva naturale. E quindi la paura è dell'ennesima vittoria, non di una ipotetica sconfitta. Anzi, sarebbe stato veramente ottimo per questo ragazzo essere stato messo in una situazione di sconfitta molto prima di arrivare al punto in cui ci siamo incontrati. Chiaramente il percorso è stato complesso, il percorso è stato in un certo senso però anche molto rapido, perché da atleta è capace di affrontare certi tipi di sfide, non soltanto fisici ma anche mentali, e quindi è riuscito ad andare avanti, si è liberato di questo peso e a un certo punto ha cominciato a combattere a livelli professionali in modo molto interessante e con soddisfazioni. Però perché vi parlo di questo?
Perché la vittoria che tanto viene chiacchierata dalle multinazionali che devono sempre tirare un po' più su l'asticella del fatturato, la vittoria che si sente raccontare nelle tribune elettorali, la vittoria che si racconta ai ragazzini perché devono far vedere che la famiglia di provenienza è migliore di tutte le altre, il calcio sulle gambe che si dice di dare al calciatore giovane perché così almeno vince la squadra. Ecco, tutta questa vittoria qua non parla realmente di sacrifici, di accettare una sconfitta, di avere rispetto di se stessi e quindi anche dell'avversario. Parla soltanto di utilizzare qualsiasi mezzo per arrivare al proprio scopo. Questo fa sì che noi stiamo disegnando una società di persone squilibrate che non hanno un vero avversario, ma che cercano di fare di tutto per trovare la scorciatoia, la strategia, la tecnica per ottenere quel risultato, bypassando tutto quello che è perdita, sacrificio e ipotetica sconfitta. Perché nel momento in cui queste persone annusano la sconfitta nell'aria, dicono no, non entro in competizione, non partecipo. E invece abbiamo visto all'inizio del video, la partecipazione è fondamentale, la partecipazione è esserci, essere presenti. In qualche modo vorrei che questo video entrasse nelle case delle persone e potesse essere un po' una chiave di lettura diversa rispetto a quello che si sente dire. Nelle scuole mio figlio deve prendere per forza 8, deve prendere 6,5, se ha preso un 4 allora è colpa dell'insegnante oppure è un ciuco. No, dobbiamo passare attraverso diversi livelli di sconfitte, diverse batoste anche personali per diventare dei vincitori, ok? E chiaramente non è facile questa cosa in una società declinata solo alla vittoria, ma vi ricordo che il vincitore è una persona sola, è una persona su 1 milione di partecipanti. Immaginatevi che siamo arrivati al punto in cui alle Olimpiadi conta soltanto la medaglia d'oro, tutte le altre persone che hanno partecipato, che hanno fatto le selezioni, non si menzionano nemmeno, ma signori vi posso assicurare che sono degli atleti professionisti, degli atleti brillantissimi. E sapete, certe volte si perde per una diarrea, certe volte si perde perché si è confusi, certe volte si perde perché a casa abbiamo lasciato qualcuno di caro che magari è all'ospedale, che sta facendo la chemio. Non si perde soltanto perché siamo i peggiori e certe volte non si vince perché siamo i migliori. È chiaro che sconfitto è colui che molla, perché lo sappiamo che chi non molla in pratica non perde mai, continua a credere nei propri valori, nel proprio ideale, nella propria strada. Però è chiaro anche che la vittoria non è soltanto una medaglia, è una serie di step, una serie di passaggi che facciamo all'interno di ogni percorso, anche nella crescita personale, perché questo lo ritroviamo poi declinato anche la crescita personale. Io voglio la tecnica che mi risolve il caso, che mi risolve il problema, perché quella tecnica lì così almeno non mi fa fare tutto lo sbattimento, tutto il sacrificio che invece fa sì che io possa dare valore a quello che ho ottenuto come risultato. C'è un detto che dice: quello che non costa non vale niente, ed è un po' un modo di descrivere insomma quello che Galimberti chiamava interdizione della meta, cioè ricordarsi che la vittoria facile, la vittoria a tutti i costi non è realmente una vittoria. Se non sei passato attraverso dei sacrifici, se non sei passato attraverso una sorta di sconfitta, che potrebbe essere anche la sconfitta di ciò che tu credevi di essere all'altezza di quella cosa lì, e invece no, il tuo avversario è migliore di te,
E la sconfitta non è perché il tuo avversario ti ha sconfitto, ma perché tu in qualche modo devi perdere quell'immagine di te, allenarti ancora di più, tornare a partecipare, ad essere presente, attivo nel tuo percorso senza mollare. E allora in questo modo i risultati quotidiani di tutti i giorni cominciano ad avere un valore completamente diverso. Questo video è soprattutto per quelle persone che si sentono sconfitte dalla vita e hanno smesso di partecipare. No, smettere di partecipare è la perdita stessa. Va bene, penso che mi fermerò qua. Spero di aver creato almeno dentro di voi delle piccole riflessioni. Mi piacerebbe tantissimo sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti, e magari questo tema lo affrontiamo anche in modo un po' più tecnico attraverso delle strategie, ma fatemelo sapere sotto nei commenti. Ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto, non mi resta altro che augurarvi una splendida serata. Al prossimo video.